Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Il video è dedicato ancora una volta alla famosissima pizza che viene realizzata dall'antica pizzeria da Michele a Napoli, solo che noi la facciamo all'interno delle nostre mura di casa, quindi all'interno della nostra cucina e con i nostri strumenti. Il precedente video in cui io ho parlato di una ricetta svelata, ne ho parlato simpaticamente, naturalmente, è andato molto bene, però tra i commenti ho ricevuto una marea di suggerimenti, di nuovi spunti, per cui ho deciso di metterli in pratica e di realizzare questo secondo video. Prima però alcune precisazioni. Allora, innanzitutto sulla ricetta. Se io sto facendo una ricetta al 65% è non per una mia fantasia, ma esclusivamente basandomi sui dati che sono riuscito a ricavare da alcuni video che esistono qui nella piattaforma YouTube, in cui i pizzaioli della pizzeria da Michele realizzano l'impasto e lo descrivono. In particolar modo all'idratazione del 65% sono arrivato semplicemente con un calcolo aritmetico, ovvero sia mettendo in relazione i 5 sacchi da 25 kg di farina Caputo Pizzeria che vengono utilizzati con i 5 secchi e mezzo da circa 15 litri, come viene detto dal pizzaiolo, che vengono utilizzati per creare l'impasto. Per quanto riguarda il lievito vi confermo che nessuno ne conosce il quantitativo, ma è veramente una puntina, per cui noi per esperienza ci limitiamo appunto a metterne veramente una dose molto contenuta. Venendo a noi e alle modifiche dell'impasto, intanto partiamo da un punto fermo. Come viene fatto nell'antica pizzeria da Michele, anche noi partiamo con il nostro impasto inserendo acqua, sale e lievito, tutto insieme, facendo un po' sciogliere sale e lievito nell'acqua per poi aggiungere il dosaggio di farina. Questo viene fatto anche nell'antica pizzeria da Michele e così facciamo anche noi, anche se in tanti naturalmente possono storcere il naso per il discorso che il lievito sarebbe disturbato dal sale. Poi la prima modifica che ho apportato rispetto al precedente video è la riduzione del peso del singolo panetto. Sì, perché poi alla fine noi appassionati dobbiamo fare i conti con i forni di cui disponiamo, per cui il panetto da 300 grammi è sembrato un po' troppo grande, perché io certo ho potuto stendere molto bene la pizza arrivando a oltre 36 cm, ma facendola all'interno di un forno molto grande, sia pure per noi amatori, ma comunque molto grande, ovvero sia il forno N5 prodotto da F1 con il marchio F-Ovens. Quindi stavolta panetto da 250 grammi e pizza da 34 cm, che è il massimo che sta nei normali forni F1. Seconda importante modifica è che ho fatto extra lievitare i panetti. Praticamente mi è stato fatto notare, ed è così, che nell'antica pizzeria da Michele effettivamente la pizza alla fine ha spesso una colorazione tendente al bianco, ovvero sia fatta con un impasto decisamente molto lievitato, anzi extra lievitato. Questo perché? Perché loro fanno una lievitazione a circa 20 gradi per 24 ore. Poi le prime pizze che vengono fatte all'ora di pranzo hanno circa 4 ore in più, talvolta anche meno, però quelle che vengono fatte invece la sera hanno anche 7-8 ore di lievitazione in più. E io ho cercato quindi di rispondere a questa caratteristica aumentando il numero di ore di lievitazione dei nostri panetti. Per quanto riguarda invece la temperatura ambiente, che ancora nelle nostre case non è di 20 gradi, come ho ricordato nel precedente video, conviene conservare questa ricetta se non si dispone di una cantinetta. Io ho una cantinetta, quindi ho impostato 20 gradi come nell'antica pizzeria e ho fatto andare tranquillamente la lievitazione. Chi non dispone di 20 gradi ha due scelte. La prima mette da parte la ricetta per quando tra pochissimo, ormai in autunno avanzato, potremo avere tutti 20 gradi in casa, oppure come seconda alternativa si riduce il numero di ore di lievitazione e lo si porta a una condizione accettabile. Dulcis in fundo, mi è stato fatto notare che io, come è un po' una mia caratteristica, per aumentare la maculatura mi tengo a circa 2,5 cm con la disposizione della passata di pomodoro dal bordo della pizza.
Invece da Napoli mi è stato proprio fatto notare che deve arrivare, per sembrare di più la pizza dell'antica pizzeria da Michele, deve arrivare proprio molto vicino al bordo, diciamo lasciando al massimo 1 centimetro dal bordo, e effettivamente questa piccola modifica ha dato i suoi bei risultati. Non c'è sostanzialmente altro da aggiungere, voi vedete naturalmente fasi di impasto ma anche la ricetta così modificata, e quindi non perdiamo tempo e dedichiamoci subito al lavoro. Come sempre partiamo da un primo allargamento del panetto, ci aiutiamo naturalmente con i polpastrelli e subito dopo passeremo alla tecnica dello schiaffo, come si usa appunto fare nella pizzeria da Michele. Allarghiamo e poi completiamo l'allargamento con un attimo di passaggio sopra i pugni. Una volta che il disco è abbastanza largo, mettiamo la passata di pomodoro spingendoci fin quasi al bordo. Lasciamo pochissimo spazio libero e poi mettiamo l'olio, il formaggio grattugiato, quello che avete visto sullo sfondo è un basilico in polvere, e infine il fior di latte. Andiamo sulla pala, allarghiamo fino a 34 cm, che è il massimo che può entrare nel nostro forno F1. E andiamo in forno. Sto utilizzando il Garatron, il tempo di cottura è di circa 1 minuto, il video naturalmente durante la cottura, cioè adesso, è accelerato, e potete vedere la cottura della pizza. È pronta, la togliamo, ve la mostro prima sulla pala e tra un attimo andiamo sul piatto. Vedete la forma un po' irregolare delle pizze da Michele? La maculatura di quelle pizze è molto bassa sul bordo. Passiamo adesso al secondo tentativo, alla seconda prova, sempre con un nostro panetto. Lo sistemiamo sulla spianatoia, allarghiamo, ci aiutiamo con la tecnica dello schiaffo e quando abbiamo già ottenuto una larghezza sufficiente, passiamo un attimo sopra i pugni e trasferiamo il disco di pasta sulla spianatoia. Completiamo con gli ingredienti, anche in questo caso si tratta di una margherita, vi ricordo che da Michele fanno solo margherita e marinara. Aggiungiamo i nostri ingredienti, chiudiamo col fior di latte e andiamo sulla pala. La pala è da 34 cm e noi allarghiamo fino a usare tutto lo spazio disponibile. Andiamo nel nostro forno Garatron di F1, la cottura anche in questo caso è di 1 minuto, il video è nuovamente accelerato come leggete sotto. Potete già vedere che la pizza è pronta, la togliamo, ve la mostro prima sulla pala e subito dopo andiamo sul piatto. Questo secondo tentativo per me è andato decisamente meglio, questa pizza è molto più micheliana ad esempio della precedente. Andiamo alla terza pizza, stavolta prepariamo una marinara, allarghiamo il disco di pasta, ci aiutiamo come sempre con la tecnica dello schiaffo, chi non l'ha imparata è bene che piano piano provi, poi usiamo un po' i pugni, trasferiamo sulla spianatoia e iniziamo a mettere la passata fin quasi al bordo. Ricordiamoci questo dettaglio. Da Michele la passata fin quasi al bordo. Aggiungiamo l'olio, poi l'aglio, aggiungiamo abbondante origano e trasferiamo la pizza sulla pala. Allarghiamo per bene e siamo pronti ad andare in forno. Eccola lì, e ora nuovamente 1 minuto col video accelerato. Potete già intuire la cottura, la pizza è pronta, la togliamo dal forno. Anche in questo caso ve la mostro così e poi andiamo sul piatto. Ed ecco un'altra pizza micheliana, bassa, ben cotta,
sia sopra che sotto, risultato soddisfacente. Quarto e ultimo test, allarghiamo sempre con i polpastrelli, scuotiamo la farina in eccesso, sistemiamo il panetto e proseguiamo con la stesura. Tecnica dello schiaffo, poi un passaggio abbastanza rapido sopra i pugni, rifiniamo l'allargamento e sistemiamo sulla spianatoia. Iniziamo con gli ingredienti. Ricordiamoci che comunque la dimensione massima della pizza non è questa, ma è quella che noi otterremo quando la pizza va sulla pala. Abbiamo quasi finito, sistemiamo il fior di latte e subito dopo trasferiamo la pizza sulla pala. Una volta che è sulla pala la allarghiamo fino alla dimensione voluta, in questo caso i 34 cm massimi, e andiamo nel forno. Altro minuto di cottura con il video ancora una volta accelerato. Dopo un minuto la pizza è pronta e la estraiamo. La cottura è bruciante esattamente come lo è nella pizzeria da Michele. Andiamo a vedere la pizza. Molto bella, vi ringrazio quindi di essere stati qui a vedere questo nuovo video dedicato alla pizza da Michele e vi do appuntamento al prossimo sempre in questo canale.